Vuoi conoscere i segreti dell'acquerello? Vieni con me e ti spiego tutta la tecnica passo passo. Benvenuti a tutti, oggi esploreremo i pilastri fondamentali dell'acquerello, una tecnica affascinante fatta di acqua, pigmenti e soprattutto luci e trasparenze. Ma da quando esiste l'acquerello? Sicuramente è uno dei mezzi artistici molto antichi. Pensate che anche Albrecht Dürer nel 1500 usa questa tecnica per i suoi studi botanici e naturalistici, ma andando anche nell'Ottocento scopriremo che Turner usa l'acquerello proprio per i suoi cieli burrascosi e per rappresentare appunto l'atmosfera. Arriviamo poi all'epoca contemporanea e sapete come l'acquerello sia usato sicuramente nell'illustrazione moderna, ma se volete anche andare a dipingere all'aria aperta, cosa c'è di meglio di uno sketchbook per diciamo documentare tutti i vostri viaggi. E per iniziare dobbiamo capire comunque lo strumento principale, il colore. Studiamo appunto anche l'anatomia chimica del colore. Il pigmento, cioè le polveri di origine naturale oppure sintetica, sono tenute insieme da un legante che è la gomma arabica, che assicura praticamente al pigmento che rimanga in sospensione e che aderisca alla carta. Possono essere aggiunti, oltre alla gomma arabica come legante, anche degli umettanti come il miele oppure la glicerina, che servono a trattenere l'umidità, a aumentare l'elasticità e anche la brillantezza. E è possibile con più facilità anche riattivarli con l'acqua. Infatti io dico sempre di usare anche uno spruzzino, diffusore di acqua e spruzzarlo appunto sugli acquerelli, ad esempio quelli in godè appunto. E poi sicuramente ci occorre l'acqua. Gli acquerelli appunto sono composti da questi pigmenti fini, macinati, mescolati con questo legante che abbiamo detto è la gomma arabica, ma la vera scelta per un artista è quella del formato. Quindi cosa conviene scegliere? Acquerelli in godè, in tubetti o liquidi? Per questo io ho fatto anche un video apposta che vi lascio in descrizione. I godè sono delle cialde secche, la caratteristica è che il colore è messo in dei panettini, viene essiccato e si attiva con uno spruzzino d'acqua. L'attivazione diciamo è più lenta rispetto al tubetto o al colore liquido inchiostro. Il vantaggio però qual è degli acquerelli in godè? È quello di avere una portabilità eccezionale in quanto un cofanetto così piccolo può essere trasportato ovunque, è la scelta quindi perfetta per il viaggio e per la pittura in plein air. Per quanto riguarda i tubetti, quelli in pasta, la caratteristica è quella di essere una pasta più densa, sono nei famosi tubetti di zinco e l'attivazione in questo caso è istantanea e si diluisce rapidamente sulla tavolozza. Sicuramente vengono usati per opere di grandi dimensioni, per lavori magari condotti in studio e non all'aperto, perché si riesce a coprire diciamo più ampie zone di colore con più facilità. E che dire degli inchiostri liquidi? La caratteristica di questi è che sono estremamente fluidi e soprattutto molto intensi, sono proprio pronti all'uso, si possono distribuire anche con un contagocce e si possono usare sia puri e diluiti e servono molto nell'illustrazione. Quindi, ricapitolando, i godè sono in pastiglie, sono cialde solide, perfette per chi dipinge all'aria aperta o in viaggio perché sono estremamente pratici e trasportabili. I tubetti invece hanno una pasta densa, sono ideali per lavoro e studio, per chi ha bisogno, diciamo, di grandi quantità di colore rapidamente, mentre gli acquerelli liquidi, molto intensi, apprezzati nel design e nell'illustrazione, proprio sono apprezzati per la loro immediatezza. Qualunque comunque formato si scelga, la regola d'oro dell'acquerello è la gestione di cosa? Della trasparenza. A differenza dell'olio o dell'acrilico, qui non si usa il bianco coprente, il bianco è dato proprio dal colore della carta stessa. Per questo motivo bisogna sempre procedere dal chiaro allo scuro, pianificando le zone di luce praticamente fin dall'inizio. Considerate che la trasparenza fa sì che non nasconda la stesura sottostante perché ogni strato contribuisce otticamente al risultato finale. Gli errori però non si possono coprire, si possono solo gestire e quindi dobbiamo imparare in un certo senso a gestirli.
Importantissima è anche il tipo di carta, la fibra della carta. Vi consiglio 100% cotone per gli acquerellisti, è come il Santo Graal, con fibre lunghe, flessibili e intrecciate, non si modifica a contatto con l'acqua, ha un assorbimento omogeneo, permette di essere lavorata, una lavorazione diciamo più lunga con sfumature che diventano perfette e ha una massima resistenza per esempio anche alla rottura, perché generalmente questo tipo di carta è anche fatta a mano. Altrimenti c'è la carta di cellulosa, le fibre sono corte, è una produzione questa sicuramente più industriale e si usura e si spella facilmente se viene un po' più strofinata. Assorbe l'acqua in maniera più irregolare, è utile solo per bozzetti veloci o tecniche diciamo più asciutte, dove non si lavora ad esempio bagnato su bagnato. E appunto parlando di carta, questo è forse l'elemento più critico, non si può usare quindi una carta qualunque, per ottenere risultati di qualità la carta deve essere preferibilmente 100% cotone e le fibre di cotone garantiscono a questo punto una resa migliore e una maggiore stabilità quando vengono bagnate. E non dimentichiamo neppure la grammatura. Per evitare che il foglio si imbarchi o si deformi sotto l'acqua è consigliabile una grammatura di almeno 300 grammi per metro quadrato. Una carta più pesante permette proprio di gestire molta più acqua e di correggere eventuali errori con più facilità. E vediamo appunto il tipo di grana e grammatura. Satinata, è pressata a caldo, è di consistenza liscia, senza irregolarità e trattiene meno l'acqua. Sicuramente è utile per dettagli minuti, per illustrazioni botaniche e colori molto luminosi. Per quanto riguarda invece la carta fine, la superficie è leggermente texturizzata. È il formato diciamo più versatile perché si presta a usarlo per tante tecniche di acquerello. È eccellente il controllo che si può fare dell'acqua combinato con una grana che accoglie comunque bene il pigmento. Mentre per quanto riguarda la grana grossa, che è chiamata torchon, è quella più regolare, ideale per stili, per paesaggi, per una pittura più impressionista. Ricordatevi sempre di usare, questa è la regola d'oro, almeno 300 grammi di spessore. Carte inferiori sicuramente tendono a imbarcarsi, a deformarsi e praticamente quando sono al contatto con l'acqua e questa è una cosa veramente spiacevole. Qui vi mostro anche i vari tipi di appunto di carta, secondo me l'Arch è una delle migliori marche e appunto il rosa è il satinato, il verde è il grana fine, il torchon, grana grossa è quella arancione. Per quanto riguarda invece i pennelli, sicuramente il pennello è fondamentale. Il pennello, come sapete, è composto da una punta che deve praticamente essere affilata, deve consentire dettagli e deve essere in grado anche di trattenere l'acqua. Poi c'è la pancia del pennello, che è la parte più spessa, diciamo, del pelo, che determina proprio questa la quantità di acqua da trattenere. La ghiera generalmente è in metallo e tiene praticamente il pelo fermo, legato. E poi c'è il manico che è solitamente in legno laccato nei pennelli più di marca, altrimenti si trova anche in plastica e deve resistere sicuramente anche all'umidità costante a cui è soggetto appunto il pennello. Il pelo, usiamo pelo naturale o pelo sintetico? Sicuramente il pelo naturale è il re dei pennelli, la martora, no? Il colore consente di essere diluito perfettamente, anche se l'unico difetto è quello di essere molto costoso. Per quanto riguarda le fibre sintetiche, diciamo, hanno anche questa un'elevata elasticità e controllo sulla punta, sono imitazioni di pennelli naturali e anche questi offrono un buon rapporto, potrei dire qualità-prezzo. Fondamentali sono anche le forme di pennello a seconda del risultato che vogliamo ottenere, perché il pennello tondo è quello più versatile e capiente, se no il pennello piatto, usato per esempio per ritocchi, per bordi, il pennello bombato che trattiene proprio la massima quantità d'acqua e poi c'è il pennello fine con peli lunghi e sottili che rilascia il colore lentamente, perfetto per esempio quando si fa l'erba, quando si fanno rami o delle linee diciamo più
continue. Quindi vi consiglio di tenere questa impostazione, tenervi lo spruzzino, il vaporizzatore d'acqua con l'acqua pulita, sempre pronto per spruzzarlo sui godet. Tenetevi della carta assorbente, uno straccio, meglio se avete anche una spugna, e poi il sistema sicuramente dei due barattoli, un barattolo che serve per risciacquare il pennello sporco e un barattolo invece con acqua cristallina pulita che serve per inumidire la carta e creare nuove miscele trasparenti di colori. Evita di ottenere i colori cosiddetti fangosi. Se volete potete proteggere anche il vostro lavoro. Per chi ha paura delle zone di luce è consigliabile usare il liquido per mascheratura o mascheramento. È un lattice liquido che protegge il foglio dal colore e che viene rimosso alla fine lasciando il bianco della carta perfettamente intatto. Quindi si pianifica prima il lavoro da fare, si applica con cautela dove sono le luci. Una regola importantissima è quella di non agitare mai il flacone per evitare le bolle d'aria. Poi esiste quello invece mascheramento fluido a pennello, allora quello non ci sono problemi. Poi si può dipingere appunto liberamente e poi rimuovere o con le mani appunto o con la gomma. E la tecnica è importantissima perché se usate la tecnica di molta acqua consente un'alta spontaneità, la tecnica bagnato su bagnato. Se usate meno acqua avete sicuramente però più controllo. Andiamo a vedere appunto alcune differenze. Per esempio, per quanto riguarda la tecnica, la precisione si ottiene con bagnato su asciutto, cioè si applica il pennello umido sulla carta asciutta per creare bordi netti e dettagli definiti. Se invece cerchiamo delle atmosfere soffuse, cieli sfumati, vi consiglio di usare bagnato su bagnato, cioè dove il colore si diffonde in modo più imprevedibile sulla superficie che è già umida. Una tecnica ancora più avanzata qual è? È quella della velatura, chiamata anche glazing. Consiste nel sovrapporre strati trasparenti di colore una volta che il precedente però è completamente asciutto. Questo crea una profondità e una ricchezza cromatica che solo l'acquerello ci permette di fare. Spesso i principianti si scoraggiano perché vedono anche colori un po' fangosi. Il trucco per evitarli è proprio la pazienza. Ogni strato deve essere perfettamente asciutto prima di passare all'altro. Se sbagliate potete provare anche la tecnica del lifting. Che cos'è? Vuol dire sollevare il colore ancora umido con un pennello pulito oppure anche con un tovagliolo di carta per recuperare un po' il bianco sotto precedentemente salvaguardato. E guardate anche per esempio le differenze di effetti, no? Se io bagno prima la carta oppure se non la bagno. Costruire la profondità è sicuramente una delle tecniche delle velature più importanti perché consente, diciamo, di costruire dei valori procedendo sempre dalle tinte più chiare andando verso quelle più scure per approfondire proprio il valore tonale. E vi dicevo, occorre veramente una pazienza assoluta. Se lo strato sottostante è ancora umido, i colori tendono ad impastarsi e viene quell'effetto particolare creando i colori color fango. La carta deve essere quindi asciutta al vostro tatto. Potete creare così diversi gradienti, potete fare un gradiente monocromatico, cioè utilizzando un solo colore, partendo dall'altro con un colore più saturo, si aggiunge progressivamente acqua e fino a arrivare alla trasparenza, oppure si può fare anche un gradiente analogo, magari fondere due colori, in questo caso un arancio di transizione e quindi un giallo e un rosso. A questo punto voglio svelarti anche come rimediare ai 4 errori più comuni e come appunto risolverli. Se ti capita che la carta si imbarca o diventa ondulata, la causa è che la tua grammatura della carta è troppo bassa o stai usando troppa acqua. Quindi la soluzione è di usare esclusivamente carta 100% cotone pressata a freddo, almeno un foglio di grammatura 300 grammi e magari un nastro di carta per tendere il foglio.
Se invece il problema sono i colori che risultano fangosi e sporchi, cosa puoi fare? Puoi fare velature applicate su strati che devono essere asciutti, perché probabilmente hai usato mettere il colore su uno strato che non era asciutto, oppure hai il barattolo con l'acqua che è un po' sporca. Attendi la totale asciugatura tra gli strati e usa 2 barattoli, come ti ho spiegato, d'acqua separati. E se ti vengono i famosi aloni indesiderati chiamati cavolfiori, possono essere anche una tecnica scelta, altrimenti se non li volevi vuol dire che hai usato una goccia d'acqua che ti è caduta su un'area che era parzialmente asciutta. Allora come fare? In questo caso devi controllare l'umidità scaricando l'acqua in eccesso dal pennello su uno straccio, su una spugna. E se invece la carta tende a spellarsi, vuol dire che hai sfregato troppo ripetutamente il pennello sulla tua carta e probabilmente era di cellulosa. Quindi devi fidarti della pennellata e devi dipingere rapidamente e lascia lavorare sicuramente l'acqua. A questo punto ti svelo l'ecosistema dell'acquerello, cioè il flusso di lavoro ideale che tu devi fare. Prima pianifica il lavoro, studia dove vanno i bianchi e se c'è bisogno usa la mascheratura, cioè il liquido per mascherare le luci più intense. Poi passa alla lavatura del foglio, di solito si inizia bagnato su bagnato per creare un effetto più atmosferico, più sfumato e lascia correre liberamente l'acqua e lasciala asciugare completamente. Poi inizia a costruire per velature, sovrappone vari strati dal più chiaro al più scuro per creare diciamo dei toni differenti. Logicamente via via che procedi nel lavoro lavorerai sempre più bagnato su asciutto senza bagnare precedentemente la carta, no? E quindi puoi usare pennelli sempre più piccoli per fare i bordinetti, per definire le forme e alla fine poi addirittura procedere con il lifting, cioè praticamente cerca di rimuovere il colore o con un panno o con dello Scottex per fare eventualmente riemergere delle zone più chiare. Alla fine goditi il tuo lavoro. In sintesi ricorda che comunque i buoni materiali, il controllo dell'acqua e tanta pratica ti porteranno al successo sicuramente. Buon divertimento con i vostri acquerelli. Ciao ciao! Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e se vi va lasciate un like, un commento e se vi va potete sostenere il mio canale anche a partire da 1,99 €. Ciao ciao!